Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la prima parte di marzo 2023. Abbiamo la carta della papessa. Amici dell'Ariete, quando c'è la papessa si parla sempre di un periodo dedicato all'intuito, a qualche tipo di sogno, di sensazione anche. È anche una carta che fa riferimento magari a un percorso di studi o all'approfondimento di qualche materia. Eh, Potenzialmente potrebbe essere una materia di tipo esoterico. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di questi tre oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi poi invece volesse contattarmi, può scrivermi una mail all'indirizzo che vedete qui. Allora, partiamo con un 4 di coppe, un 6 di denari, la carta della giustizia, un 3 di coppe, un 2 di coppe e adesso andiamo a vedere come terminiamo la stesa. Però ho come la sensazione che si parta, ragazzi, da una possibilità che non si vede. È come se ci fosse stato un periodo di, non dico rassegnazione, però stagnazione. Probabilmente qualcuno sta pensando a quale potrebbe essere mm, una possibilità alternativa, mi viene da dire. Abbiamo poi questo 6 di denari e il 6 di denari è una carta che parla di equilibrio, proprio a livello anche economico, a livello pratico. È una carta che parla di generosità. Qui può essere che qualcuno vi venga in aiuto o ci sia in qualche modo un ribilanciamento. Tenete presente che 6 di denari è l'arcano minore della giustizia, la giustizia ce l'avete qui. In qualche modo una giustizia divina arriva. Quando c'è la giustizia c'è o qualche cosa che viene a galla o qualche tipo di rivelazione. Per molte persone sento che siete voi che vorreste rivelare qualche cosa. Abbiamo anche un 3 di coppe. 3 di coppe parla di tre energie. Non necessariamente devono essere tre energie a livello romantico, possono anche essere, se per esempio avete qualcuno, potreste essere voi la persona di interesse, magari un parente che insomma mette la bocca. Abbiamo anche poi un 2 di coppe, l'asso di coppe al contrario, un 10 di denari al contrario, un 9 di spade. Allora, il 9 di coppe è una bella, scusate, il 2 di coppe è una bella carta. È una carta che parla di incontri, di fidanzamenti, di compromessi, di accordi, di un'unione in equilibrio. Già qui lo vedevamo. Come la sensazione che per qualcuno sia una questione, diciamo, romantica sul lavoro. E probabilmente è per quello che c'è questo asso di coppa al contrario, ragazzi, perché è come se qualche cosa non riuscisse ad iniziare. È come se non ci fossero le prospettive, per certi versi, di poter realizzare un'unione concreta, con una certa stabilità, ehm, però più che tutto per paura, eh. Più che tutto per paura, perché abbiamo questo 9 di spade alla fine che ci dice che qualcuno vive ancora probabilmente in questa situazione di carenza, mi verrebbe da dire, perché il 4 di coppe è sempre qualcuno che non vede le possibilità alternative. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di cosa si tratta. Spieghiamo il 4 di coppe. Abbiamo un 2 di spade e una regina di pentacoli. Mm. Ho come la sensazione che si stia valutando una persona
Allora, nel caso siate in una relazione, la regina di pentacoli potrebbe essere il o la vostra partner. Nel caso invece non siate in una relazione, questa regina di pentacoli potrebbe far riferimento, a una persona alla quale magari state pensando. Per qualcuno può essere una madre, perché io ricordo sempre che le stese degli affetti per me sono gli affetti a 360 gradi, quindi tutti, compresi quelli familiari e quelli di amicizia. Poi ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà, ok? Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Abbiamo un 8 di spade al contrario e un 8 di coppe. È come se le cose da questa sensazione di non so cosa fare, non ce la posso fare, non so che strada prendere, non so quale sia la scelta migliore. E questa regina di pentacoli potrebbe anche essere una persona che magari vi fa ragionare nel primo periodo di marzo. Qui in questo gruppo di carte ho come la sensazione che iniziate a vederci un po' più chiaro. È come se inizino a venire fuori degli equilibri diversi, perché comunque l'otto di spade è al contrario, quindi è un po' come se ci si togliesse un po' da questa situazione, da questa emotività, per andare verso un otto di coppe, che è una carta di forte introspezione. Guardate, c'è anche un re di pentacoli. Re e regina di pentacoli, per qualcuno potrebbe essere una coppia per destino. Andiamo a vedere la giustizia. Cavaliere di pentacoli e abbiamo un asso di bastoni. Allora, tenendo presente che il cavaliere può appunto essere la persona di interesse o per qualcuno potrebbe rappresentare anche un figlio, c'è una questione legata a o a un'azione, a un movimento, a qualche cosa che si dovrebbe fare o qualche cosa che si vorrebbe fare, che deve essere prima regolarizzato. C'è qualche cosa qui con la giustizia che deve essere messo in regola, deve essere tipo inquadrato. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Deve essere definito, ecco, parola migliore. Morte al contrario e ruota della fortuna al contrario. C'è probabilmente una situazione, allora per qualcuno ho come l'idea che ci sia stato il festeggiamento di una situazione o una determinata amicizia, una determinata celebrazione che potrebbe essere, faccia fatica un po' a morire, perché abbiamo comunque la morte al contrario e la ruota della fortuna al contrario. Allora, se per caso questo, scusate, questo 3 di coppe per voi rappresentasse una situazione a 3 a livello romantico, è come se ci fosse questo trio che fa fatica a rompersi. E probabilmente per quello che viene la carta della giustizia, perché qui bisogna fare un'azione, bisogna fare un movimento, un'offerta concreta con intenzione per riuscire a ristabilire un certo tipo di ordine di coppia. Il bello è che poi c'è un 2 di coppa, andiamo a vedere. 6 di spade, la forza e la torre. 6 di spade è una carta che parla di allontanarsi da certe idee. E poi abbiamo la forza al contrario e la torre. Ho come la sensazione che qualcuno possa far fatica
all'idea di trovare un nuovo tipo di compromesso, un nuovo tipo di equilibrio. Però c'è la torre, ragazzi, qua c'è da destrutturare qualche tipo di certezza. C'è qualche... Guardate, la certezza potrebbe anche essere che l'altra persona abbia un altro o un'altra e che in realtà poi vi rendiate conto che no, che la persona è lì per voi, anche se non fa quel tipo di azione di movimento che voi vi aspettate. Andiamo a vedere l'asso di coppa al contrario. Abbiamo solo al contrario. Regina di coppe e mago. Ho la sensazione che per qualcuno si tratti di un progetto comune che non... o di cui non si parla, cioè è un progetto che potrebbe essere, vi dico, ci sono tante carte di bimbi, quindi potrebbe essere, se già per esempio avete una relazione stabile e duratura, può anche essere che questo 3 sia riferito, sono tre energie, può anche essere padre, madre, figlio, Quindi è un po' come se ci fosse questo argomento che o non si tocca o non si riesce, ehm, cioè o non si può toccare o non si riesce, diciamo, a tirar fuori, ecco. Se non fosse quello il vostro caso, ho come la sensazione che manchi un progetto reale di coppia. È come se non si facesse fatica ad espandersi. Tenete presente che qui abbiamo un asso di coppa al contrario, però qui abbiamo il mago, C'è qualcosa che ha bisogno di essere manifestato. La regina di... Se per esempio non aveste nessuno, ragazzi, e questa fosse la coppia dalla quale uscite, vi dico che la regina di coppe potrebbe essere una persona che entra tendenzialmente con un atteggiamento, è una persona con un atteggiamento materno, potrebbe anche essere una madre in questo caso, perché no? Ehm, che ho come l'idea vi aiuti a far lavorare questo mago, questa legge di manifestazione, come se vi facesse un po' focalizzare meglio il vostro obiettivo, il dove volete andare, come se rifocalizzaste un po' la freccia, no? Andiamo a vedere questo 10 di pentacoli al contrario, il giudizio al contrario e la luna. Guardate, vedendo queste carte finali, ho come la sensazione che qui potrebbe essere che qualcuno vi faccia una promessa, che poi però si allontani, che questo inizio come si era preventivato non c'è, e che qui ragazzi alla fine il fatto che ci sia questo 10 di denari al contrario mi dice che non c'è una reale eh, concretezza nella coppia. Abbiamo comunque la carta della luna e il 9 di spade che parlano di nostalgia, di paure, di cose che vengono fuori dal passato. Qui abbiamo due carte di passato, e il giudizio è al contrario, quindi è come se mancasse una comunicazione, una chiamata, una telefonata. Guardate, per certi versi sento che si parte con un certo tipo di equilibrio che ad un certo punto ha un dubbio da parte vostra, o meglio, è come se qualcuno mettesse dei paletti, è come se vi decideste a dire, ok, così non mi sta più bene, da adesso in avanti si fanno nuove regole. Apparentemente sembra siano accettate, però poi alla fine, ragazzi, non vedo che la cosa arrivi a compimento, perché comunque abbiamo un 10 di denari al contrario. Andiamo a vedere se riesco a dirvi qualche cosa di più con questi oracoli e poi andiamo a vedere una fatina. Sì, perché comunque qui ho morte al contrario. Quando c'è la ruota della fortuna è come se ci fosse un ciclo che non si chiude, che non cambia. È come l'essere continuamente intrappolati nelle stesse situazioni, nelle stesse dinamiche, ok? Magari cambiano le persone, ma le dinamiche sono sempre le stesse.
Andiamo a vedere. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le iscrizioni, con le donazioni. Quindi grazie davvero a tutti quanti di cuore. Allora, la prima carta dice non oggi. È una carta che parla di temporeggiare fondamentalmente. È come o prendersi tempo, nel senso che voi avete bisogno di prendervi tempo e che quindi state rimandando un certo tipo di comunicazione, guardate, ve la metto qui, o può essere che sia l'altra persona che stia cercando di rimandare questo tipo di comunicazione. Poi abbiamo questa carta e ve la metto qua vicino al 3 di coppe, anzi in mezzo, vicino al 3 di coppe e al 2 di coppe. È una carta che parla di seduzione, di flirt, di tentazioni e di terze parti, di interferenze, no? Poi abbiamo la carta della Fenice che parla di una nuova fase, di rinnovamenti, di trasformazioni. Ve la metterei quasi fuori campo, nel senso che sì, sta arrivando perché comunque c'è la ruota della fortuna, c'è il giudizio, ma ci vuole ancora un pochettino secondo me, perché queste due carte bisognerebbe girarle prima al dritto. Vediamo la prossima volta. E poi abbiamo la carta dell'abbondanza, ragazzi, che comunque il 3 di coppe è una carta che rappresenta il momento della raccolta, ok? Quindi parla di pensiero positivo, di tenere un assetto mentale positivo, di essere grati per quello che si ha, parla di benedizione e parla anche di manifestare esattamente, ve la metto qui in mezzo, di manifestare esattamente, qui avete anche il mago, ok? Per, diciamo, il più alto bene di tutti. È un po' come se vi dicesse manifestate esattamente quello che volete, eh, tipo quando si dice, quando si manifesta qualche cosa, si consiglia sempre di prendere un quaderno e di scrivere ipotesi, volete manifestare il vostro partner o la partner ideale, quindi iniziate a scrivere sul quaderno le caratteristiche fisiche, il carattere, non so, le passioni, tutto quello che potrebbe essere quello che cercate voi in una persona, no? Ed è quello, è la legge di manifestazione. E entrando poi in una vibrazione di benedizioni e di gratitudine verso l'universo per quello che già si ha, automaticamente quello che si desidera piano piano arriva a manifestarsi. Andiamo a vedere una carta delle fatine. Ah, wow! Questa carta parla di una porta magica. E parla di... Avevate la forza da qualche parte? Qua. Allora, questa carta parla di prendere il coraggio a due mani e di affrontare l'ignoto, di passare attraverso quella porta, di fare quel passaggio, perché è lì, nell'ignoto, nel non conosciuto, che ci sono le avventure più grandi, le prese di consapevolezza più grandi, i risultati, gli obiettivi. E dice che è tempo di fare un passo avanti, di oltrepassare, insomma, questa porta con coraggio e di non guardarsi indietro. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!